le escursioni in Val Belluna con il camper, facciamo campo base all'azienda agricola nel giardino di Fiemme, dove ci si può sistemare in un elegante giardino, immersi nella natura e dove Cinzia, la proprietaria, assieme ai suoi amici a quattro zampe, ti accolgono con una simpatica ospitalità e dove puoi trovare tantissime informazioni e spunti per fantastiche ed inaspettate avventure. Leo, vieni qua. Sì. Vieni. C'è una ragazza che è istruttore nazionale di Nordic Walking, qualche chilometro più in su, e ha un rifugio, quindi accompagna nelle uscite. Ci sono molti luoghi naturalistici da poter visitare, come vi dicevo i Brendelart, ci sono delle belle grotte in comune di Mel, c'è un bel castello tra l'altro. A metà maggio, Cinzia ci ha dato dei consigli strepitosi per visitare le meraviglie inaspettate che circondano il suo giardino. Noi, tra tutte le proposte, per questo weekend abbiamo scelto due bellissime mete. La prima è la salita in camper al Col d'Artempe, per vedere lo spettacolo dei prati fioriti di narcisi, ma anche per deliziare il palato con una buffata di piatti tipici della montagna bellunese. Buon appetito! Da segnalare che per arrivare quassù con il camper la strada è sufficientemente larga, ci arrivano tranquillamente i pullman, ma la pendenza è considerevole e bisogna prestare particolare attenzione soprattutto al momento della discesa. Narciso è un personaggio della mitologia greca, un giovane cacciatore famoso per la sua bellezza. Egli è talmente vanitoso che si innamora della sua stessa immagine riflessa in uno stagno, ma mentre si specchia cade in acqua e muore. Ed è così che proprio in quel punto sarebbe nato il primo fiore di Narciso.
Ognuno di noi, in ogni gesto, può essere giardiniere di questa terra. Se abbiamo a cuore il destino delle creature che ci vivono e vivranno, possiamo con le nostre azioni costruire un luogo più vivibile. Cinzia. Svolta a destra in località Colfos. Il termine Brent deriva dal dialetto della Val Belluna che indica un torrente che scorre in fondo ad una valle profonda e stretta. Invece Art è un termine dialettale che deriva da Artus, ovvero gola rocciosa. I Brent dell'Art si trovano nella frazione di Sant'Antonio di Tortal, del comune di Borgo Val Belluna, in provincia di Belluno. Un percorso semplice per arrivarci parte dalla piazza di Trichiana, altra frazione di Borgo Val Belluna, dalla quale si possono seguire le indicazioni per Sant'Antonio o per Passo San Boldo. Dopo circa 5 km si arriva all'abitato di Sant'Antonio. Per effettuare l'escursione nei sentieri tracciati è consigliato l'uso di scarponi da montagna o scarpe da trekking. I Brent dell'Art sono una conformazione naturale molto simile ad un canyon, dovuta a migliaia di anni di erosione da parte dell'acqua, che ha riportato alla luce strati di roccia formatisi milioni di anni fa. Questa erosione è dovuta dai detriti che l'acqua trasporta in queste strette valli. Sassi e piante travolti dalla piena d'acqua, una volta entrati nel canyon, creano dei mulinelli, sbattendo sulle pareti, scavando la roccia e poi fluiscono a valle. Si presume che l'opera di scavo naturale più importante sia durata dai 10.000 ai 15.000 anni, in coincidenza con il disgelo seguito alla fine della glaciazione Wurmiana terminata 9.000 o 10.000 anni prima di Cristo e che continui, anche se in maniera molto più debole, ancora oggi. Il tipico colore rosso dei Brent è dovuto alla presenza della scaglia rossa cretacea, una roccia formatasi durante il Cretaceo superiore, ovvero 90-65 milioni di anni fa. Essa è composta da depositi di fanghi carbonatici mescolati a gusci fossili planctonici, che sono invertebrati marini, e che la rendono un materiale facilmente erodibile. Proprio le particolari caratteristiche geologiche rendono conto della maestosità e della bellezza dei Brent dell'Art, un luogo che consente un eccezionale salto nel tempo a milioni di anni fa.
standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. E guarda, a Samoa la combinata sarà 1000 persone. 1000 persone. L'anno scorso non ho potuto neanche tagliare, mi hanno detto taglio, uno prende un trattore, tranciarla tutta la bianca. Lasciano sporco? Lasciano sporco, ha fatto pulire tutto lunedì scorso, sono venuti quelli, era quello che ha parlato un camion di roba. Mamma mia, la gente in civile? Come abbiamo sentito da questo distinto signore, che ha la sua proprietà a ridosso della strada, tutti i weekend della bella stagione vedono arrivare al Brent una moltitudine di persone e, purtroppo, alcune invece di passare sulla stradina corrono sui campi calpestando l'erba, che poi non può più essere tagliata, e disseminando rifiuti ovunque. Eppure, basterebbe che ciascuno riflettesse sulle conseguenze delle proprie azioni per evitare di arrecare tanto danno. Questo qui è foraggio per le bestie? È foraggio per le bestie qua? Ah, i cavalli? Sì, sì, ah, sono tuoi. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. Dopo aver fatto camper service all'area sosta, ci siamo spostati a Pedavena nell'immenso parcheggio gratuito della famosa birreria. Qui ci siamo abbondantemente dissettati con dell'ottima bionda e poi direttamente a letto senza spostare il camper. Ho già in programma di realizzare un video tutto dedicato a Pedavena e Feltre, ricca di storia, arte e gastronomia. Prossimamente sui vostri schermi.